Manchester City Inter, eccoci qua. Si parte con la nuova Super Champions League, finalmente si comincia, l'Inter inizia in trasferta e contro l'avversario probabilmente più difficile da affrontare. Subito un esame pesantissimo per l'Inter di Simone Inzaghi che vuole fortemente far bene in questa Champions League. L'obiettivo è arrivare tra le prime 8 per andare direttamente agli ottavi di finale di Champions. C'è una motivazione sicuramente economica alla base, assolutamente sì, ma c'è anche tanto prestigio. Quella contro il Manchester City sarà probabilmente la vera partita di cartello di questa prima giornata del nuovo format della Champions e il sogno è quello di partire con una rivincita rispetto a quella finale di Champions che purtroppo abbiamo perso un anno e mezzo fa contro il Manchester City ad Istanbul. Da quella partita l'Inter ha cambiato tantissimi giocatori, dall'altro lato il Manchester City ha cambiato tanto dal punto di vista del gioco. Guardiola ha avuto un'ulteriore evoluzione, sta cercando ancora una volta di innovare, di spingere ancora più in là l'asticella del suo calcio e sta cercando di costruire una macchina perfetta con delle soluzioni tattiche che secondo me, come spesso capita, molto presto verranno copiate anche da tanti altri allenatori. Ne parliamo allora in questo nostro format, uno dei più apprezzati in assoluto qui sul nostro canale. Abbiamo studiato tantissimo questa partita per potervi parlare del momento delle due squadre, le formazioni con l'Inter che perde Di Marco e anche Marco Arnautovic non ci saranno in questa partita. Nel City mancherà Ake in difesa, ma hanno tantissimi giocatori con cui poterlo sostituire, quindi non sarà un grosso problema, ma soprattutto parliamo della tattica, le chiavi tattiche di questa partita, che tipo di partita dobbiamo aspettarci. Ho analizzato davvero in profondità tantissimi video, diverse partite, tanti dati e ho scovato secondo me un paio di chicche interessanti per poter battere questo Manchester City che sembra imbattibile ma con umiltà, lo diciamo chiaramente perché è una partita complicatissima, ha dei punti su cui possiamo attaccarlo. E quindi ben ritrovati amiche e amici passioni interisti in questo episodio di oggi. Subito un mi piace per supportare il nostro lavoro, mi raccomando, e soprattutto iscrivetevi al canale. Clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei contenuti che vi portiamo ogni giorno, sempre qui sul nostro canale, mi raccomando. Come sempre in questo format partiamo dal momento delle due squadre, come stanno? Partiamo dall'Inter, un Inter che campione d'Italia, lo sappiamo, è partita in questo campionato con 2 vittorie e 2 pareggi, entrambi arrivati in trasferta, dove abbiamo subito anche 3 gol in 2 partite, sono i 3 gol presi quest'anno e questo potrebbe essere un campanello d'allarme, visto che andremo a giocare in trasferta contro una corazzata come il Manchester City. Manchester City che dopo aver vinto la scorsa Premier League con 2 punti di vantaggio sull'Arsenal è anche campione del mondo in carica con l'ultima edizione del vecchio mondiale che adesso verrà cambiato. Il 10 agosto scorso in Community Shield, cioè la Supercoppa d'Inghilterra, ha battuto il Manchester United, scusate, ai rigori e poi in campionato ha vinto 4 partite su 4 in Premier League, 2 in trasferta e 2 in casa, 11 gol fatti e 3 gol subiti. L'ultima partita sabato pomeriggio contro il Brentford, sono andati sotto subito per 1-0, nella prima parte di gara hanno anche un po' sbandato in realtà dal punto di vista difensivo e poi sono riusciti a ribaltare la partita fino al 2-1 in una partita in cui hanno fatto anche un discreto turnover anche loro prima di affrontare l'Inter. Hanno un Erling Haaland in forma straripante, clamorosa, un rigore segnato contro lo United in Community Shield, poi in campionato 9 gol in 4 partite, ragazzi. Ha superato il record di Wayne Rooney che aveva segnato 8 gol in 4 partite, Haaland ne ha fatti 9, ma soprattutto Haaland è a quota 99 gol col Manchester City in 103 partite giocate, medie da quasi un gol a partita sostanzialmente. Dovesse segnare contro l'Inter diventerebbe il giocatore più veloce nella storia a raggiungere i 100 gol con una singola squadra, battendo il record di Cristiano Ronaldo che aveva ottenuto con il Manchester United. Inutile dire quindi che l'attaccante norvegese è il pericolo pubblico numero uno, individuare però un solo uomo chiave in questa squadra è veramente difficilissimo perché giocatori fortissimi ce ne sono tantissimi. De Bruyne penso sia abbastanza banale dirlo, l'importanza e la forza di questo giocatore. Doku è una freccia sulla fascia in attacco molto molto forte. Rodri è probabilmente la chiave un po' di questa squadra, è il miglior centrocampista al mondo lì davanti alla difesa in questo momento, purtroppo ce lo ricordiamo contro di noi ed è un giocatore che cambia faccia, che dà ancora più equilibrio a questa squadra sicuramente, quindi è un elemento centrale. Potremmo citare anche Foden che è stato il miglior giocatore dell'ultima Premier League, giusto per dire una cosa molto banale.
Se vogliamo individuare un altro nome un po' a sorpresa, da tenere d'occhio un certo Rico Lewis, che passa inosservato, ma dal punto di vista tattico è stato utilizzato quest'anno in una maniera molto nuova e molto interessante. È stato un giocatore molto difficile da leggere, per gli avversari fin qui, e attorno a questo giocatore, Guardiola sta cercando di costruire una nuova identità tattica, o comunque una nuova innovazione, ecco, scusatemi un po' la ripetizione, lì in zona di costruzione e in zona offensiva soprattutto. Se vi ricordate, prima della finale di Champions, per chi ci segue dai tempi, avevo portato un'analisi molto approfondita dove vi raccontavo come durante la stagione che ha portato al triplete del Manchester City, il cambiamento nella posizione di John Stones in difesa, che veniva davanti alla difesa, aveva fatto svoltare tutta la stagione del Manchester City fino alla vittoria del triplete, appunto. In questa prima parte di stagione Guardiola sta provando qualche esperimento del genere proprio su Rico Lewis e sta cercando attorno a lui appunto di costruire queste novità tattiche. C'è da capire se giocherà, perché c'è un Kyle Walker in risalita, ma è ancora un po' tutto da capire questo, quindi cercando di disegnare un po' una probabile formazione è ancora un po' difficile, sapremo gli ultimi dettagli solo all'ultimo. Secondo me al momento la mettiamo sul campo con una sorta di 3-2-4-1, anche se è molto sulla carta questo schieramento, con Ederson, Ruben Dias, Akanji e Gvardiol. Poi davanti mettiamoci uno tra Lewis e Walker con Rodri che torna lì davanti alla difesa. Tengo aperto un ballottaggio perché forse Walker dovrebbe giocare, a quel punto Lewis o Gvardiol si giocano un po' il posto, quindi un pochettino da capire, quindi una difesa a 3 potrebbe partire a 4 con uno che si sposta, un po' difficile come vi dicevo. Davanti ci sarà Haaland a guidare l'attacco chiaramente, e dietro ad Haaland De Bruyne e penso Bernardo Silva, in ballottaggio forse con Foden, da capire. Sugli esterni Doku e Grealish li vedo in vantaggio rispetto a Savigno, che nel caso giocherebbe invece a destra con Grealish a sinistra, o Doku spostato a sinistra. Assente Ake, come dicevo, starà fuori per qualche settimana, ma lo possono sostituire senza grandissimi problemi. Nell'Inter, come detto, invece, fuori Di Marco, affaticato, si spera di poterlo recuperare per il derby, e Arnautovic che è stato fermato dalla febbre per questa partita. Al momento, quindi, disegnando una probabile formazione dell'Inter, poi aspettiamo le parole di Inzaghi in conferenza se ci darà ulteriori indicazioni. Prevediamo Sommer in porta chiaramente, Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa, Dumfries a destra con Carlos Augusto a sinistra, Carlos Augusto scelta abbastanza obbligata in assenza di Di Marco, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan si ricompone il terzetto su cui Inzaghi fonda la sua Inter, con Thuram e Lautaro Martinez a guidare l'attacco. Al momento il vero unico ballottaggio forse è quello tra Dumfries e Darmian, lì sulla destra. Sarebbe secondo me una scelta interessante quella di schierare Dumfries a destra, perché potrebbe andare ad attaccare nelle zone di campo che tra poco vedremo, ma forse senza Di Marco Inzaghi potrebbe anche affidarsi ad una certezza in più sulla destra come Darmian, un po' più contenitivo forse, però vediamo nelle prossime ore. Al momento mettiamo Dumfries davanti. Arriviamo adesso alla parte tattica. Io ragazzi ho studiato tantissimo questo Manchester City, cercherò di condensare il più possibile tutto quello che ho analizzato in questi giorni, e cerchiamo di capire insieme che partita possiamo aspettarci. Partiamo da come gioca il Manchester City, perché chiaramente dobbiamo aspettarci un City che cercherà di dominare la partita. Loro giocano per dominare le partite e dominare l'avversario, quindi inevitabilmente bisogna partire da loro. Soprattutto come si è evoluto il Manchester City dalla finale di Champions League ad oggi. Secondo me è molto importante saperlo e approfondirlo, perché ci porta a conoscere meglio l'avversario e quindi a capire che cosa possiamo aspettarci da questa partita. Il City che abbiamo affrontato, ve lo porto nella nostra lavagna tattica, non fate caso ai nomi, fate finta che siano i nomi della finale di Champions e della stagione successiva, cioè la scorsa. Quindi i nomi sono quelli che potrebbero giocare in questa partita, ma ci servono come riferimenti sul campo. Il City che avevamo affrontato comunque aveva lanciato quella novità di John Stones, facciamo finta che Stones sia Lewis in questo caso. Si partiva da una difesa a 4 con Stones che poi si alzava qui davanti e diventava un 3+2. Il City che doveva sempre impostare da questa base del 3+2, con i difensori che facevano girare il pallone, e poi si andava a scambiare il pallone con i centrocampisti cercando di saltare la prima linea di pressione. Se riuscivi a saltare la prima linea di pressione, Rodri aveva la possibilità o di appoggiarsi su uno dei difensori o di andare da Lewis, oppure soprattutto di verticalizzare e andare subito dagli attaccanti. Quindi l'obiettivo era creare
più possibilità di scelta possibili ai 3 costruttori dietro e ai 2 mediani, creando 2 blocchi di squadra, 5 giocatori difensivi e 5 giocatori offensivi. Questa era un po' la grande novità, ecco, che ha portato poi il City a vincere il triplete sostanzialmente. Una squadra sempre equilibrata, con tante possibilità di passaggio per ogni giocatore e sovraccaricare alcune zone di campo soprattutto, cosa che rivedremo tra poco. A un certo punto chiaramente questa squadra diventa prevedibile, nel senso quando porti una novità, le squadre ti studiano, soprattutto il City è sempre studiato da chiunque e quindi le squadre a un certo punto trovano delle contromisure. E qual è la contromisura che hanno trovato a questa squadra? La maggiore densità in mezzo al campo. Diverse squadre hanno cominciato ad affrontare il Manchester City con un 4-4-2 puro vecchio stile, ma soprattutto hanno cominciato a, diciamo, a spingere il City ad andare sulle fasce, portando tanti giocatori nel mezzo e rinunciando anche a pressare i primi costruttori. Quindi abbassandosi, creando densità qui, questi giocatori non saltavano la prima linea di pressione, i vari De Bruyne, Bernardo Silva, i vari giocatori offensivi comunque si trovavano ingabbiati in questa situazione qua di grandissima intensità e quindi veniva meno questo vantaggio che il City riusciva a creare nel mezzo, per cui bisognava andare ad uno sfogo sulle fasce e in generale comunque questa contromisura con tanta densità in mezzo al campo ha creato più di qualche difficoltà in realtà al Manchester City, perché vi porto un dato che abbiamo letto sul portale Opta l'anno scorso. Nella stagione 23-24, quella della scorsa stagione appunto, il City in campionato praticamente sempre ha prodotto più di 1,5 expected goals, cioè i gol attesi sono sempre stati più di 1,5. In 10 partite non è riuscito a farlo, in 10 partite sono arrivati sotto l'1,5 di expected goals, quindi hanno creato molto meno rispetto al solito e pensate 8 partite di queste 10 sono nella primissima parte di stagione, quando il City portava avanti ancora questo tipo di gioco e quando le squadre che lo avevano studiato hanno trovato queste contromisure. Quindi a quel punto al City si sono dovuti interrogare, cioè ci stanno trovando delle contromisure, noi stiamo producendo molto di meno. Quindi a quel punto il City tra l'altro stavo pensando anche a un'altra cosa. Oltre a questo c'è anche un'altra variabile da considerare. È vero che era già stato studiato di più, hanno trovato le contromisure, ma come dico sempre il City nella prima parte di stagione è anche un pochino più fermabile, scusate la parola non bellissima, perché di solito esplode a livello di rendimento e a livello fisico da febbraio-marzo in poi. Però, secondo me è soprattutto stata la chiave tattica, ecco, che nella prima parte di stagione, il City che giocava ancora come la fine, come la coda della stagione precedente, veniva bloccato un po' di più. Allora, chiaramente Guardiola deve lavorare a delle novità, deve provare a portare delle novità da questo punto di vista per cercare di innovare, per cercare di aggirare questa cosa. Quindi che cosa è successo? Ha provato intanto ad allargare molto anche gli esterni, quindi tornando a costruire anche con una sorta di difesa a 4, con un giocatore che poteva anche scendere volendo. Si è creato, poi è stato un elemento molto importante per la stagione del City un quadrato centrale, possiamo richiamarlo così, mettiamolo adesso i nomi fanno poco testo, vi faccio capire un po' le posizioni. Una sorta di quadrato centrale con un 2+2 e Ederson che molto spesso si alzava per creare questa linea a 3 con cui costruire in difesa e allargando gli esterni si cercava molto spesso di portare il pallone appunto qui sulla fascia e portare tanti giocatori a giocare da questa parte in modo da creare delle superiorità numeriche da queste parti. Questo 2+2 però poi spesso chiaramente i giocatori offensivi si alzavano e il 2+2 veniva composto da i 2 mediani e i 2 difensori in questo modo qua, con Ederson che pure partecipava alla fase di costruzione. Ehm, Questa cosa ha creato un altro problema ad un certo punto, nel senso che in questa situazione qua, con gli esterni difensivi che si alzano e questo 2+2 così, il City è diventato molto vulnerabile in contropiede, cioè se perdi un pallone qui, per esempio in fase di costruzione perdi un pallone, ci sono già i 2 attaccanti magari dell'Inter in questo caso, riesci a verticalizzare e ti trovi in un 2 contro 2. Il City è diventato molto vulnerabile da questo punto di vista, tant'è che sempre secondo i dati Opta, nella stagione 23-24 hanno subito più del doppio dei gol in contropiede rispetto alla stagione precedente, la 22-23. Quindi mi sembra che nella 23-24 hanno preso 10 o 11 gol in contropiede, l'anno prima 4. Quindi capite bene che questa evoluzione
ha portato con sé una maggiore produzione offensiva, ma molti più rischi dal punto di vista difensivo, soprattutto nelle ripartenze e in contropiede. Quindi che cosa succede? Bisogna sistemare questa cosa, bisogna innovarsi ulteriormente, bisogna portare ulteriori novità da questo punto di vista. E allora Guardiola quest'anno, per quello che ho potuto vedere, sta provando una nuova cosa. Io ho potuto seguire la prima partita di campionato contro il Chelsea e l'ultima contro il Brentford, sono quelle che ho analizzato più in profondità. Delle altre partite ho seguito gli highlights più estesi e ho raccolto dei dati. Se sarà confermato quello che ho visto in queste partite, in queste mie analisi, io ragazzi mi viene un po' da sorridere, nel senso che so che può sembrare strano, può sembrare un po' come le dichiarazioni sui primi moduli di Thiago Motta del 2-7-2, si era parlato negli anni di inizio carriera di Thiago Motta, se vi ricorderete ha fatto molto discutere. Ecco, allo stesso modo viene un po' da sorridere perché per il momento sto guardando un Manchester City che fa una sorta di 3-1-6 sostanzialmente. Questo è il modulo con cui il Manchester City di Guardiola ha affrontato soprattutto il Chelsea e per larghi tratti anche il Brentford, in fase di costruzione, lo ribadisco, quando hanno la palla e quando cercano di dominare l'avversario. Tre difensori, quindi una sorta di rombo a centrocampo, torna questo rombo che abbiamo visto anche all'Inter negli anni di Mancini e Mourinho, ma con delle caratteristiche sicuramente molto molto differenti anche a livello di interpretazione, un rombo che spesso è abbastanza piatto in realtà nella disposizione dei tre giocatori sulla tre quarti con due esterni larghi, ma tendenzialmente ecco sì, una sorta in Inghilterra l'hanno chiamato anche diamante, con Rico Lewis che appunto vi vado a segnalare, vi vado a posizionare, che si alza molto, ricordiamoci che partiva in teoria da terzino destro, poi si alzava nei due e poi adesso è venuto a giocare molto spesso qua in avanti e viene molto in mezzo al campo in una maniera per certi versi simile a quella che abbiamo visto fare a Di Marco contro l'Atalanta, quindi anche Inzaghi sta utilizzando un po' una cosa simile, il City lo fa ancora più estremizzato. E quindi cosa ci possiamo aspettare? Cosa potrebbe fare il City contro l'Inter? Dovrebbe confermare questo stile di gioco, probabilmente. A questo punto ci aspettiamo che possa confermare questo stile di gioco, anche se stanno cercando ecco, di portarlo adesso, quindi magari in un debutto in Champions League potrebbero andarci un pochino più cauti con questa novità, ma è da vedere. Comunque dovrebbero farlo e soprattutto lo faranno, secondo me, cercando di sovraccaricare delle zone di campo. Questo è un termine che torna spesso quando parlo del Manchester City, cioè il City cerca e cercherà sempre di portare il pallone in delle zone di campo in cui possono avere e devono avere la superiorità numerica e quindi portano tanti giocatori nella stessa zona di campo. Contro il Brentford, per esempio, ma non solo, ho visto molto spesso il City avere tre giocatori così, nella stessa zona di campo sostanzialmente, sulla stessa fascia, come Gvardiol, De Bruyne e Grealish, per esempio. Adesso l'esempio con i giocatori che vedo in campo in questo momento, ma avere tre giocatori qua in modo da avere una superiorità numerica sulla fascia con uno dei trequartisti, chiamiamoli così, che lo stesso viene da questa parte e Rodri che viene da questa parte lo stesso, in modo da avere tanti giocatori, tante soluzioni. In questo modo, prima di arrivare agli esterni offensivi come Doku e Grealish, che magari hanno anche grandissime abilità nell'uno contro uno, anche loro creano la superiorità numerica e guadagnano campo tramite la rete di passaggi, tramite appunto la possibilità di andare da De Bruyne a Rodri. Rodri può scegliere se andare da Bernardo Silva, se Dumfries va a chiudere qui o va a chiudere su De Bruyne, si libera lo spazio per Grealish e poi Grealish lo stesso può andare da Bernardo Silva e Haaland, per esempio. Quindi questa ideologia di creare tanti uomini da una parte la portano sempre. Lo stesso se il pallone va dall'altra parte, con Akanji, Ruben Dias e poi si va da Doku, lo stesso il Rodri si sposta dall'altra parte, Bernardo Silva scala, Lewis va a sovraccaricare questa parte e Ruben Dias stesso si alza un po', anche se in maniera non eccessiva. Gvardiol eventualmente si alza molto di più. Dovesse giocare Walker ultimamente sta rimanendo un pochino più basso, perché è uno di quelli che ha sofferto maggiormente i contropiedi quando veniva colpito alle spalle. Quindi cercano di portare il pallone con tanta superiorità numerica, ogni giocatore deve avere più opzioni di passaggio e poi davanti i giocatori si scambiano molto spesso di posizione. Riportiamo De Bruyne nella sua posizione reale con Lewis e Rodri qua. Bernardo Silva dovesse giocare Foden lo stesso, anzi Foden è ancora più mobile probabilmente da quel punto di vista. Bernardo Silva è più di inserimento, mentre Foden è anche più da viene sulla fascia, si scambia con Doku che può venire al centro o addirittura lascia lo spazio a De Bruyne che può andare da questa parte, Foden viene di qua e poi si scambiano di nuovo. È un continuo scambio di posizione tra i centrali, gli esterni, qui alle spalle di Haaland che rimane il vero unico riferimento centrale del
dell'attacco del Manchester City sostanzialmente. Davanti, oltre a questo, negli ultimi dopo la finale di Champions, il City, come vi dicevo, ha aggiunto ancora di più la quota di dribbling, con Doku prima, Grealish sta diventando forse un pochino meno dribblatore, un pochino più giocatore di manovra, che va anche un po' di più al cross, e ora hanno aggiunto anche Savigno per avere un altro giocatore che dribbla. Quindi negli ultimi 30 metri ci si può anche affidare all'inventiva dei singoli quando c'è bisogno di creare la superiorità numerica, quindi di andare più di rottura con il dribbling. Tendenzialmente però cercheranno di metterci in mezzo con un 2 contro 1 possibilmente, per avere sempre la superiorità numerica, per favorire poi gli inserimenti centrali dei Bernardo Silva, dei De Bruyne, dello stesso Rodri purtroppo, che può arrivare a rimorchio, quindi il pallone o per andare dentro con il passaggio dentro, oppure per andare a rimorchio per chi può calciare dal limite dell'area sostanzialmente. Questo è il modo in cui sviluppano. Con il Brentford ad un certo punto il City si era praticamente accampato con 3 difensori in linea o quasi sulla linea di centrocampo, un mediano che era Kovacic in quel caso lì, davanti al centrocampo appunto, e poi Haaland in area di rigore, e tutti gli altri erano veramente al limite dell'area con un pressing asfissiante altissimo, per cercare di appunto abbattere il Brentford. E come abbiamo visto anche con il Brentford, e chiudiamo la parte sul Manchester City per arrivare all'Inter, occhio anche ad una soluzione a cui prestare attenzione, perché il City passa sempre dal gioco, vuole dominare la partita, vuole passare dal gioco, ma ha un portiere come Ederson che è bravissimo con i piedi, che l'altro giorno ha fatto assist al gol di Haaland. Quindi se ci sarà la possibilità di andare diretti da Ederson ad Haaland, non si faranno pregare. Se c'è la possibilità, l'obiettivo è sempre quello di smarcare Haaland, di trovarlo libero, quindi quando Haaland avrà un minimo spazio, che il pallone ce l'abbia Ederson, che ce l'abbia Gvardiol, che ce l'abbia Rodri o Bernardo Silva, chiunque ha il pallone, se vede Haaland nella posizione di poter ricevere con il difensore un po' staccato, la palla gliela danno, sia con un passaggio di 2 metri, che di 10, che di 20, che di 60, se serve. Ecco, in questo senso mi aspetto che l'Inter abbia una maggiore organizzazione rispetto al Brentford, e non possiamo prendere delle imbucate dirette dal portiere ad Haaland. Me lo auguro assolutamente. L'Inter dal canto suo come può e come deve rispondere, dove può far male secondo me, ripeto, senza la presunzione di dire ad Inzaghi che cosa deve fare, anzi, però ho studiato questa partita, quindi dal mio punto di vista, per giocarci un po' sopra, può fare questo. Innanzitutto deve fare l'Inter, considerazione banalissima, lo dico subito. La versione migliore dell'Inter deve scendere in campo in questa partita, la versione di un Inter compatta, che gira come una squadra, che se la gioca con le sue armi può fare una buona partita e può fare una buona prestazione. Per farlo deve sapere innanzitutto leggere i momenti della partita, secondo me. Non deve cadere nella trappola dei loro costruttori, quindi io vieterei il pressing sui loro difensori, almeno in una fase iniziale di partita. Non andrei a fare un ritmo forsennato sui loro difensori, perché loro cercheranno sempre più di stanarci. Il compito dei difensori, che sono tutti bravi tecnicamente, è quello di far girare il pallone in modo che noi li andiamo a pressare e così possono saltare la prima linea di pressing, come vi dicevo. E questa cosa noi dovremo cercare di evitarla per non scoprire troppo il centrocampo, chiaramente, perché è quello che loro vogliono fare, e io cercherei di non far fare loro quello che loro vogliono fare. Ehm, Ci saranno momenti specifici della partita in cui bisognerà pressare. Qui siamo all'università del calcio, come si vuol dire. Quindi ci saranno tante partite dentro una partita. In alcuni momenti il pressing andrà fatto, in gran parte dei momenti, secondo me, dobbiamo limitarci ad essere un po' più compatti e attenti. Dobbiamo accettare di lasciare loro la palla ed essere molto compatti nella parte centrale, concedendo lo sfogo sulle fasce, dove però poi le mezze ali dovranno fare un grandissimo lavoro, dovranno essere abili ad aiutare i quinti per non farli finire in inferiorità numerica quando loro proveranno a portare De Bruyne, Grealish, lo stesso Rodri e Gvardiol, che si alza molto. Noi qui dobbiamo essere attenti a creare almeno la parità numerica, e poi le mezzali dovranno anche essere velocissime a rientrare per stare attenti ai vari inserimenti e seguire gli inserimenti dei loro trequartisti e non solo. Per prima cosa, poi dovremo essere bravi a sfruttare ogni minimo errore di questa squadra. Il gioco del City è un gioco ancora oggi altamente rischioso, nel senso che, come vi dicevo, si sbilanciano molto da una parte e
anche solo guardando il campo, ragazzi, se la palla viene da questa parte e il City viene a fare così tanta pressione da questo lato, portando tanti giocatori da questo lato, la naturale conseguenza è che anche loro giocano in 11, quindi significa che c'è tutta questa porzione di campo dove si libera dello spazio importante dove un Carlos Augusto, ad esempio, può arrivare fino in fondo incontrando solo un avversario. Quindi riconquistare la palla, sfruttare degli errori qui in fase di impostazione e ripartire velocissimi. C'ha la Mkhitaryan, Carlos Augusto che scatta, è una primissima cosa da fare con grandissima attenzione, assolutamente. E con questa nuova evoluzione che stanno portando, per quello che ho visto io, non sono ancora riusciti a trovare la vera messa a punto dell'equilibrio perfetto e quindi ancora sui contropiedi stanno rischiando. Per cui se recuperi palla e contrattacchi in maniera precisa, ancora oggi ci sono delle praterie che si possono andare a prendere. Per questo citavo Carlos Augusto non a caso, perché per me la possibilità di vedere Carlos Augusto a sinistra mi intriga molto. Mi piace in fase offensiva perché ha grande gamba, ha grande corsa e se Walker si alza secondo me lo può soffrire, come dicevo anche prima, e paradossalmente potrebbe essere più funzionale di Di Marco per certi versi, perché anche dal punto di vista difensivo Carlos Augusto lo stiamo lavorando molto anche da terzo, spesso come al posto di Bastoni, e quindi anche dal punto di vista difensivo rispetto a Di Marco ti può dare anche qualcosa di più. Dall'altro lato anche Dumfries può essere utile per certi versi, perché lo stesso con gamba e fisicità può diventare un fattore aggiuntivo nella fase offensiva, assolutamente sì. Devo dire che in una partita così l'affidabilità difensiva di Darmian forse mi metterebbe un pochino più di tranquillità dal punto di vista difensivo. Però se c'è il vero Dumfries davanti può essere davvero un fattore, come vi dicevo. Poi quando avremo la palla noi, che saremo noi a giocare, non mi aspetto niente di clamorosamente nuovo, cioè quello che abbiamo visto fare all'Inter secondo me verrà riportato anche in questa gara. Forse saremo un pochino più verticali del solito, sono curioso di vedere se Acerbi avrà ancora quel coraggio che ha avuto in campionato di venire spesso qui in mezzo a giocare il pallone per togliere i riferimenti ai marcatori e quindi costringere Haaland a rincorrerlo potrebbe essere un po' complicato e potrebbe avere dello spazio per liberare degli inserimenti con quel movimento che abbiamo fatto spesso, con la costruzione a 4 tendenzialmente della nostra difesa, con Ciala che spesso si abbassa per non essere seguito nella costruzione e lo stesso Barella che si muove tantissimo. Vedremo se avremo questo coraggio di giocarla allo stesso modo, dovremo farlo perché è quello per cui siamo stati costruiti, ecco, in queste stagioni. Ci saranno dei momenti in cui avremo il possesso palla, in cui potremo fare il nostro gioco, dovremo sfruttare con coraggio quelle rotazioni di ruolo che abbiamo visto spesso in questa prima parte di stagione e non solo, e che sono una delle nostre armi principali. Quindi cercando anche di andare a favorire il lavoro di inserimento dei terzi, come Pavard da un lato e Bastoni dall'altro, sicuramente deve essere favorito il loro lavoro. Sono inserimenti questi sempre difficili da leggere per tutti, quindi sono difficili anche per il Manchester City. Servirà quindi un Barella grande equilibratore, forse il nostro giocatore più da Premier League in assoluto, quindi dovrà fare tanto equilibrio, tanta corsa qui per coprire le spalle ad eventuali movimenti di questo tipo e avere anche dei compiti di marcatura importanti. Serviranno il vero Pavard che avrà gli occhi addosso, Bastoni che per me è carico visto che affronterà il City che lo aveva anche cercato sul mercato, Acerbi deve annullare chiaramente Haaland come ha fatto ad Istanbul, anche se Haaland stava vivendo lì un periodo molto difficile, non segnava da diverse partite, mentre ora è in forma clamorosa. Serviranno soprattutto gli attaccanti, Lautaro e Thuram, che in questa partita avranno la possibilità di andare un po' più in campo aperto, quindi Thuram soprattutto potrebbe essere favorito. Dovranno fare un lavoro a svuotare l'area di rigore quando noi ci alzeremo e loro si abbasseranno un pochettino, ma dovranno essere prontissimi a scattare e a non fallire le occasioni da gol, perché non ne avremo tantissime, dovranno essere sfruttate molto bene. Devono giocare vicini uno in funzione dell'altro perché la possibilità di attaccare in 2 contro 2 secondo me ci verrà concessa anche se Rodri sarà pronto a garantire a loro un maggiore equilibrio. Serve in poche parole la partita perfetta da parte di tutti, c'è poco da dire. Affrontiamo una squadra che ogni anno viene costruita non per vincere ma per dominare, come dicevo, per scrivere la storia di questo club, come dicevo, e per innovare soprattutto. Molti dicevano che avremmo dovuto giocare con i titolari a Monza e fare turnover qui col Manchester City perché tanto questa partita non conta molto, mi hanno detto. Io credo invece che
l'Inter sia alla ricerca di un salto di qualità a livello internazionale e debba passare anche da partite così, giocandosele al massimo assolutamente. È anche il bello della Champions League, e faccio anche una considerazione meno tecnica e molto più personale, più passionale. Io, a distanza di tanti anni, dicevo nell'ultima live, ricordo ancora in maniera nitida, con nostalgia, con grande, non dico emozione, ma con grande piacere, ecco, quella vittoria per 3-0 sul campo dell'Arsenal, una vittoria storica. Sono passati 20 anni, me la ricordo ancora con un certo affetto, anche se poi le abbiamo prese al ritorno. Però quell'andata 3-0 lì a Londra mi è rimasta davvero dentro. E allora, sinceramente, io mi sono appassionato al calcio per delle notti così, per vivere delle emozioni così. E quindi, anche se poi dopo non sono arrivati i trofei, io vado a Manchester per giocarmela, per provarci e per provare a sognare. L'importante sarà fare una prestazione maiuscola, una prestazione importante, anche se si dovesse perdere. Mi aspetto una bella prestazione, perché ti darebbe tantissima carica. Secondo me questa cosa è molto sottovalutato. In parte lo ha fatto anche la finale di Champions League. Da quella finale siamo usciti perdenti, sconfitti, anzi non perdenti, ma con delle convinzioni su cui poi abbiamo costruito lo scudetto della seconda stella. E allora anche qua andiamo a giocarcela con lo stesso spirito e con la voglia di stupire magari. Fatemi sapere che cosa ne pensate, ragazzi. È stata un'analisi lunga, ma vi assicuro che ho studiato materiale per vari giorni, e quindi condensare tutto in pochi minuti era davvero difficile. Spero di avervi dato tutte le nozioni anche di tattica che stavate cercando e che stavate aspettando, ecco, per prepararvi a questa partita. Aspetto i vostri commenti. Fatemi sapere, a livello di formazione, secondo voi, se siete d'accordo con le scelte di Inzaghi o cambiereste qualcosa alla luce delle informazioni tattiche che vi ho dato e che vi ho portato. Vi aspetto qui sotto. Se vi va di supportare il nostro lavoro, www.passioninter.club, dove realizziamo insieme questo tipo di contenuti, studiamo insieme il calcio, i dati e non solo, e grazie al vostro supporto al club noi possiamo portare avanti il nostro progetto, perché senza gli abbonamenti del club noi non potremmo fare questo, che non fa miliardi di click come le super reaction urlate e altre cose, quindi ha bisogno di un supporto speciale, ecco, per essere portato avanti. Vi aspetto nel club, vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.